Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo dorso tutorial per l'Aprilia a dorso duro. Questo è il ben 27esimo dorso tutorial, quindi comunque finora già abbiamo visto un bel po' di cose, di tutorial sulla nostra moto, quindi già sappiamo fare un bel po' di operazioni. Dunque, nella puntata di oggi andremo a smontare e rimontare dopo la verniciatura il telaio, sia il posteriore sia l'anteriore. E la moto si trova già in questa condizione perché fondamentalmente già sapete come si smonta il serbatoio, come si smonta il piastro di sterzo, come si smontano le ruote, quindi era inutile che in questo filmato facevo vedere lo smontaggio delle cose ovvie che già sapete. Qua c'è ancora il fanale che comunque lo smonto, ma non lo riprenderemo, perché lo sapete anche come si smonta il fanale. Quindi dopo la sigla cominciamo questa operazione. A dopo. Eccoci, ben ritrovati. Ora cominceremo a smontare la moto, però prima vi illustro un attimo 3 metodi che potreste avere per verniciare il telaio. Il primo, che disassemblate completamente la moto, quindi motore, piastre, telaio avanti, dietro, forcellone, disassemblate completamente come potete vedere nella foto, e in questo caso è stata verniciata a polvere. E quindi poi la dovete rimontare pezzo pezzo. Secondo metodo, come ho fatto per la mia 1200, quella era la mia 750, come ho fatto invece ultimamente per la mia 1200, ho smontato più o meno in questa maniera il teletto posteriore, l'ho levato completamente, però e l'ho verniciato a parte. Però il telaio anteriore l'ho lasciato montato sulla moto come vedete ora, e ho, come da foto, e ho allargato il più possibile i passaggi per verniciare anche le parti posteriori. Ovviamente non viene verniciato completamente tutta la parte posteriore, per esempio qui sotto la parte di dietro non andrete a verniciare se non smontate il telaio, però fondamentalmente viene comunque un buon lavoro. Nel primo caso la 750 è stata fatta una verniciatura a polvere, invece sulla 1200 col telaio rosso è stata fatta una verniciatura con la bomboletta, sì, una vernice di bomboletta fatta da un negozio di vernici che fa vernici per carrozzeria. E in questo altro caso invece utilizzeremo sempre la bomboletta, ma ad alta temperatura, nero opaco, ma il telaio verrà smontato da tutto il resto. E quindi andiamo a vedere come dobbiamo procedere. Per prima cosa intanto smontiamo il telaio posteriore, quindi leviamo la vasca, il fanale e spostiamo i cablaggi. Andiamo. Allora, svidate le 3 viti, stacchiamo il cavo dell'apertura sella, così lo tiriamo sopra. Dipende poi dal tipo di portatarga che avete, tipo questo qui, questo portatarga esce tutto completo, quindi staccato il connettore principale si porta dietro tutti gli altri cavi di frecce, luce, targa e fanale. Smontiamo la serratura della sella, è libera la parte superiore. Andiamo a levare queste due che sono, diciamo, sotto la batteria. La vasca sotto sella dovrebbe essere libera da tutti gli ancoraggi che sono sul telaio, infatti si muove. La vasca dovrebbe essere libera da ancoraggi sul telaio. Il telaio ormai è vuoto e libero,
rimangono i 4 punti di ancoraggio sul telaio principale, che sono 1, 2 qui dietro, 3 e 4 da quest'altro lato. Abbiamo svitato le 4 viti che ancorano il telaio posteriore alla parte anteriore della moto. Queste di sopra, il lato destro ha un controdato nella parte interna, il lato sinistro invece avvita direttamente sulla piastra del telaio, quindi non troverete il controdato. Invece i 2 inferiori hanno tutti e 2 un controdato che ho già levato. Smontato. Il nostro telaio è fuori. Passiamo alla parte più succosa dello smontaggio, la parte anteriore. Qui dovremmo inizialmente spostare, o per chi magari deve fare altri lavori, spostare o smontare il radiatore. Noi in questo caso lo sposteremo solamente verso il basso e smontare il regolatore e scatola fusibili. Spostato il radiatore liberato dal telaio, ora leviamo la scatola fusibili, ok, 1, e andiamo a svitare le 2 viti per il regolatore. E levato il morsetto andiamo a vedere se ci sono altri fili, questo poi lo spostiamo dopo. Ok, questo lato sembra abbastanza libero, andiamo all'altro lato, eliminiamo delle fascette che troveremo lungo il percorso. Smontiamo il blocchetto chiave, questo. Normalmente, se la moto è tutta originale, ancora troverete queste viti. Queste per svitarle lo dovete fare con martello e scarpello, farla girare. Sono viti antifurto senza testa, apposta per evitare che qualcuno lo possa smontare per poi mettere in moto la moto. E queste già sono state cambiate, quindi probabilmente si saranno allentate, perché spesso e volentieri si allentano. Quindi andiamo a svitare in questo caso con una chiave esagonale. Hanno delle boccole. Troviamo lo spinotto, il filo dello spinotto va qui, spostiamo tutta questa protezione, la protezione in gomma, ok, spinotto del, eccolo qui, questo è lo spinotto della chiave. Questa è l'antenna che normalmente la trovate dietro il cupolino e questo è lo spinotto che va dentro questo cablaggio. Lo rimonteremo dopo. Eliminato il blocco chiave, andremo a smontare la centralina del Red Wire, sarebbe dell'acceleratore elettronico. Il Red Wire, per farlo uscire dobbiamo levare il coperchio della scatola del filtro. Caso questa moto si meriterà anche una pulizia del corpo farfallato. Buttiamo un occhio dentro, vedete che condizioni, quindi magari una bella pulita non sarebbe male.
Quindi torniamo al nostro discorso principale, così stacchiamo. Ok, dopo aver levato dovete staccare sempre i due spinotti inferiori, sempre facendo pressione su questa parte qua e sfilate. Diciamo che così abbiamo una visione un po' migliore. Quindi proseguiamo. Dovremmo staccare i due blocchetti sia lato acceleratore che lato frizione, e hanno degli spinotti sempre messi qui. Vi consiglio, se poi rischiate di dimenticare dove vanno attaccate le cose, di segnarli. Smontati anche questi, come vi ho detto, segnare con carta almeno qualche spinotto per non dimenticare. Ricordate dove li fate uscire, perché poi li dovete rimettere facendoli passare negli stessi punti, se no poi non rimontate. Il cablaggio del cruscotto che esce da quest'altro lato, non fate nient'altro che tirarlo indietro. Alcuni diranno perché non ho messo i fazzoletti, pure se cade si riprende, non muore nessuno se cade e poggia lì sotto. La scatola fusibili, che sarebbe questa, gli spostate verso il basso la parte in gomma e la fate uscire. Tutto insieme non esce, quindi fate passare prima quella di gomma. L'ultima cosa da svitare è il poggia serbatoio. Ne abbiamo uno di qua che è solo messo a pressione, invece questo da quest'altro lato c'ha una vite nella parte inferiore che già ho allentato, sarebbe questa. Il telaio a guardarlo sembra tutto libero da impedimenti. Ricontrolliamo tutto, se c'è qualche fascetta, qualcosa attaccata, sembra tutto a posto. Siamo arrivati al punto che dobbiamo svitare il telaio dalle piastre. Abbiamo bisogno di due chiavi essenziali, una chiave Torx T55 e una chiave da 18. Chiave da 18 perché tutti e quattro gli ancoraggi hanno un bullone dietro. Andiamo ad allentare il primo. Allora, il più scomodo fra tutti e quattro è questa vite qua, perché dietro abbiamo poco spazio per agganciare con la chiave il bullone, che è lui. Sicuramente nel rimontaggio ci darà fastidio. Abbiamo allentato tutte e quattro le viti del telaio. Andiamo ad allentare le viti della piastra che legano la piastra al motore, quindi sono 1, 2, 3 sul fondo qui, e allentiamo anche il forcellone. Il forcellone lo allentiamo per primo e poi allentiamo le altre. Il dato del forcellone è questo, quindi andiamo qui,
allentiamo, come vi ho detto, le 3 viti che mantengono il motore alle piastre. Abbiamo tutte le viti del telaio e delle piastre e del forcellone lente. Ora dobbiamo piazzare, come già lo vedete, il crick idraulico sotto il motore, perché ovviamente sganciando il telaio non avremo più il supporto del cavalletto anteriore, quindi la moto, questa parte di moto rimarrà appoggiata sul cavalletto posteriore. Una volta alzato un po' il tutto con il crick idraulico, eliminiamo il cavalletto anteriore e svidiamo le 4 viti. Levati i 4 bulloni che sono dietro le 4 viti del telaio superiore, in basso al motore abbiamo messo 2 cavalletti con una base, con un pezzo di legno, e in maniera che la moto, levato il cavalletto anteriore, la moto è abbastanza stabile. Ci tiriamo fuori le viti e proviamo a sfilare. Ci siamo, il nostro bel telaio è fuori dalla moto. Il resto si presenta così. Decidere se verniciare a polvere i nostri 2 telai oppure verniciarli con la bomboletta. Io con la bomboletta ci ho fatto altri telai, problema non me ne ha dati. L'importante è cartare bene, o farlo fare da un carrozziere cartato bene, e verniciare altrettanto bene, quindi pulendo poi la parte con l'antisilicone e farlo possibilmente senza troppa polvere in giro. Fra poco ci vedremo per rimontare il telaio verniciato. Ok, allora, verniciato il telaio, mi raccomando, quando verniciate cercate di non coprire i numeri di telaio, sennò altrimenti quando fate la revisione avrete problemi. E ora, con tanta pazienza, rimontiamo il telaio sulle piastre. E non posso farvelo vedere tutto in ripresa perché mi servirà anche la mano della regia che è dietro la telecamera. E ci vediamo fra 2 secondi, tempo di rinfilarlo. Ho riappoggiato il nostro telaio sulla moto, ora andiamo a rinfilare le viti, le 4 viti. Per rimesso le viti mettiamo i bulloni ma senza stringere. Per il serraggio prima andiamo a stringere le 3 viti della piastra, sarebbe 1, 2 e 3, questa è inferiore. E le viti di piastra vanno strette a 80 Nm secondo il manuale di Aprilia, quindi noi le metteremo a 80 Nm. Ok, strette tutte e 3 le viti. E mi raccomando, avvicinatele prima tutte e 3 e poi gli date la stretta finale, non lasciate una vite lenta e stringete con la dinamometrica una vite a caso. Io ho cominciato dal centro, ho stretto prima la centrale, poi la superiore, poi la inferiore, lo avvicinate anzi, prima la centrale, superiore e inferiore, e poi le ho strette con la dinamometrica, centrale, superiore e inferiore. Passeremo a stringere le viti, 4 viti del traliccio, che vanno sempre a 80 Nm.
Abbiamo stretto tutte e quattro le viti del telaio. Rimontiamo il reggisella e le quattro viti, le rifissiamo. Queste vanno strette a 25 Nm. Riposizionate le viti e il nostro reggisella, avviciniamo come prima tutte le viti. Abbiamo avvicinato tutte le viti, tutte e quattro i viti del reggisella, e stringiamo con la dinamometrica a 25 Nm. Quindi su quella superiore abbiamo detto che non c'è il dado dietro, quindi così basta. Andiamo sulle inferiori. Fatto ciò, leviamo la moto da questa situazione in bilico. Abbiamo rifissato il cavalletto anteriore, abbiamo ripreso stabilità, leviamo il cavalletto idraulico e i due cavalletti motore. Ok, il nostro bel telaio verniciato lo abbiamo. Il forcellone lo avete visto sul video precedente, come si smonta e come si rimonta. Quindi riattacchiamo i fili, rimettiamo la vasca, rifacciamo passare i fili dove li abbiamo fatti uscire prima. Penso che sia inutile fare un video sul rimontaggio anche dei cablaggi, e l'abbiamo visto prima. Anche questo dorso tutorial è giunto alla fine e niente, vi saluto. Se vi ricordate, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è il 27esimo tutorial, quindi abbiamo il tutorial per fare, diciamo, un bel po' di lavori sulla nostra moto. Ci vediamo alle prossime. Ciao a tutti!